come prendere dell'LSD ma con molta eleganza. Una lucertola con la pelle di donna è un film del 1971 ad opera di Lucione Fulcinostro ed è penso la seconda delle sue incursioni nel giallo, dopo una sull'altra, ma prima di Sette notte in nero e di Non si servizia un paperino. Un giorno o l'altro li vedremo un po' tutti quanti. La psicologia continuava a essere uno studio molto di moda in quel periodo ed ecco quindi là per tutto un viaggio tra sogno, finzione, realtà, dove tutto non è completamente chiaro, dove tutto è sfumato e dove noi arriviamo a un certo punto a non capire più a chi credere e che cosa stiamo guardando veramente. So che detta così sembra un film mindfuck con strane apparizioni e cose a caso, quando invece il Fulci ci mette tutto questo su una trama che poi è una trama di un giallo, classica, basica, lineare, ma il come ci viene raccontata, sono i metodi che sono utilizzati sia come storia ma proprio anche meccanicamente come messa in scena stessa registica del film, a darci questo spaesamento totale. Vediamo dunque di dare un giusto ordine alle idee e di cominciare come sempre dalla trama. La nostra protagonista è Carol con la E finale, interpretata da Florinda Bolkan, e una giovane avvocatessa figlia di un avvocato, queste cose che per fortuna adesso non capitano più. Se quindi non ha problema di lavoro e tantomeno di denari, il vero problema ce l'ha su un piano psicologico. Essa è infatti tormentata da strani incubi psichedelici che la vedono prima camminare all'interno di un treno pieno di gente nuda e poi lei stessa trovarsi in mezzo a immagini strane, poco chiare, raccapriccianti, in parte rappresentanti persone che conosce, per arrivare poi a un climax finale in cui si dà una scena di sesso lesbico insieme alla vicina di casa, interpretata da Anita Strindberg, peraltro. Ora, quando finisce quella parte di scena e sarete riusciti a richiudere le palpebre dei vostri occhi, il film continuerà con un improvviso twistone giallistico. Infatti Carol racconta al suo psicologo di fiducia che nel suo ultimo sogno ha visto direttamente lei colpire barbaramente con un tagliacarte la vicina fino ad ammazzarla, e questo viene visto come una sorta di atto di liberazione verso quello che comunque era un qualcosa di sconveniente nei confronti della società, tanto più di un'alta società. Ma, sorpresone incredibile, la vicina viene veramente uccisa, veramente da un tagliacarte, e tutti i dettagli sembrano coincidere esattamente con il sogno che ha fatto lei, tanto da far pensare che qualcuno possa averla indotta a compiere questo delitto in qualche modo, o che qualcuno stia cercando di incastrarla, ma in un modo veramente raffinatissimo e dettagliato. Ora non andiamo però subito a analizzarlo, perché bisogna dire che nel frattempo, nel corso del film, capitano anche altre parecchie cose, tipo lei viene messa in una clinica di cura ma qualcuno sembra tentare nuovamente di aggredirla, viene perseguitata dal pensiero di due hippies che devono aver visto in qualche modo cosa è successo e quello che è capitato, quindi cercare di scoprire che fine hanno fatto, se riescono a capire qualcosa o se erano anche loro drogati come pere e marce, tanto da non riuscire più a capire una mazza o a vedere tutto solo per metafore. Tanto che uno di questi due, anzi l'uomo, perché sono un uomo e una donna, sono una coppia, ricorda solamente in un momento di strafattanza devastante di aver veduto una lucertola con la pelle di donna. E dai, ieri abbiamo il titolo. E da qui, insomma, tutto il resto della vicenda ancora in qualche modo riamalgamato e ricucito da un ispettore che sarà poi la vera persona a arrivare alla verità finale, finalissima, finalerrima di tutta la baracca. Parto subito con una mano avanti. Il film è bellissimo, ma ha un ritmo molto strano. Non tanto perché qualcuno adesso può dire sì, ma è un po' lento, si trascina un po' su se stesso, è una cosa un po' così cosa, ma perché
era in pratica sotto LSD probabilmente anche il montatore stesso del film. Infatti ogni tanto ci sono scene di dialogo in cui andiamo a vedere i rapporti tra questi personaggi, quindi ognuno magari ha qualcosa da nascondere, chi lo sa, qualcuno ha fatto una telefonata prima che può essere legata alla vicenda, chi, come, con cui... E quindi qua sono proprio classiche scene di esposizione, che poi però di botto si intervallano a scene di una violenza inaudita o di un ritmo comunque frenetico, improvviso, spaventoso, cioè si va dall'LSD alle pasticche, cioè si va... Ecco, come avete potuto sentire, già la mia mente anche è distrutta come quella di Carol e mi stava comunicando quanto fosse vicino al ritmo così strano, altalenante del film, la stessa musica di nuovo del signor Morricone, che veramente va da un momento velato fatto di note che sembrano tante piccole gocce a dei momenti invece molto lounge, molto morbidi, non so come dirli, con questa voce di donna che ti accompagna verso giù, insomma una musica che posso solo immaginare cosa possa comportare nel momento in cui la si utilizza per fare le cose zozze. Per quanto poi riguarda scene precise in sé, ci sono dei momenti veramente indimenticabili, come quando Carol viene attaccata da pipistrelli mentre già sta cercando di scappare, che è una scena che addirittura il buon Marione Bavando a dire avete fatto veramente un lavoro degno dell'applauso che vi sto facendo. Una scena che a me piace sempre ricordare con divertimento e di cui solitamente non si discute, è quella in cui la ragazza hippie crea dei quadri tirando delle coltellate imbevute di vernice dentro alla tela. Cioè, se quella non è pop art, io probabilmente sono Anita Strindberg, nuda. E in quel posto anche a Fontana. Oppure, vabbè, teniamoci il meglio per ultimo, le scene in cui ci sono i sogni barra incubi della protagonista, che per l'epoca veramente devono aver gettato nel fottimento mentale intere platee di cinema che dicevano ma cosa stiamo guardando? E sono quasi tutte negli inizi, quindi le sparavano proprio in faccia subito. Poi il film, oh, giallo, sì, normale. Poi di nuovo, scena veloce in cui Carol scappa inseguita da non si sa bene chi che vuole pugnalarla, oddio ma che cosa sta succedendo, ma perché entra dentro una clinica in cui l'hanno messa, perché ha quei problemi mentali, insomma, anche con una certa danarosità di fondo, andavi in una clinica privatissima e privaterrima, e mentre lì apre la porta, porta qua, porta là, apre una porta ed ecco un bel premio per voi, C'è praticamente la scena più iconica per la quale è più conosciuto questo film, ovvero la scena dei cani pulsanti. Credo infatti che per un pubblico dei primi anni 70 vedersi d'emblée dei cani squartati con tutti i visceri fuori che ancora si muovono, perché i cani comunque sono vivi, perché li usano per gli esperimenti, perché per la vivisezione si fa così, insomma probabilmente avrà fatto tappezzare di popcorn già precedentemente ingoiati e rilavorati tutti i tappeti del povero cinema nel quale venisse proiettato. In realtà ovviamente non erano cani veri, ma erano una creazione di quel geniaccio nostrano che è Carlo Rambaldi, che ancora sempre non viene ricordato a sufficienza per la sua bravura nell'effettistica speciale. Orrore e schifo dunque, ma invece sorprendentemente questa scena ha fatto ridere me e credo un sacco e mezzo di altri appassionati di gialloni come sottoscritto quando hanno visto su Facebook i simpatici complottari utilizzarla e spammarla come vera, come simbolo di azienda tal dei tali che fa gli esperimenti sugli animali. Ora, gli esperimenti si fanno veramente così, però è probabilmente anche il motivo per cui Fulci ha fatto vedere tutta la violenza che venisse utilizzata in operazioni del genere. Comunque il fatto che sia stata condivisa più volte da gente che ci ha creduto veramente fa capire ancora oggi come gli effetti speciali degli anni 70 del buon Rambaldi fossero veramente eccezionali. Ma al proposito, e ne approfitto per parlarvi di una cosa molto particolare di questo film, mi devo rabbuiare un momento, mi devo inlivorare un momento. Infatti
qualche tempo fa sono stato vittima di un furto e c'era la telecamera accesa, quindi posso far vedere questa scena per come è successa in presa diretta. Oh. Oh. Poi è fatto, m'han fregato i cani. Infatti non si può non parlare di Una lucertola con la pelle di donna senza andarvi a parlare di censura. Questo film è una sorta di Frankenstein. Non esiste ancora ad oggi, credo, ditemelo voi se per caso lo sapete, ma non esiste una versione come quella che è stata trasmessa nei cinema nel 71. Esattamente in quel modo, con quelle scene, con tutto il film, non c'è. Prendiamo un esempio a caso, mettete l'esempio che qualcuno abbia comprato saggiamente il DVD del film, dopo averlo trovato nel classico cassone, e ve lo faccio vedere bene da vicino in modo che potete vedere quale edizione sia quella di cui vi sto parlando, perché questa versione è tagliata con l'accetta probabilmente dell'assassino di qualche altro film, ma non di questo, col tagliacarte di questo film, ecco. Quindi ocio, perché questa versione è veramente incompleta. Io non so se esistano delle versioni in VHS meglio fatte, ma l'andare a indagare su quale sia la versione più completa di Una lucertola con la pelle di donna è veramente un'impresa degna del migliore archeologo. Infatti credo che esistano almeno 4 versioni diverse del film, in cui ognuna tiene delle scene e toglie delle altre. Alcune tolgono tutto, cioè parliamo di più di 80 metri di pellicola tagliata, una cosa che posso incartare sul DVD per regalarlo a Natale. Alcuni le lasciano qualche pezzetto in più, ma poi tolgono altre, anche scene che non c'entrano niente di dialogo, però che in altri DVD ci sono, perché hanno lasciato quelle per fare il film un po' più lungo, perché tagliando roba per forza diventava un cortometraggio. È una cosa veramente senza senso, addirittura ci sono delle differenze devastanti tra la versione italiana e quella degli Stati Uniti di questo film. E per una volta tanto nella nostra versione sono rimaste di più le scene di sesso, ma sono state tagliate le scene più violente, come quella anche stessa dei cani detta, che addirittura ha trascinato Fulci in tribunale perché gli dicevano che lui aveva fatto dei danni animali veri, la protezione animali, l'attuale PETA diremmo, è andata a dire vergognati perché avete squartato dei poveri cani, che poi quelli che vengono squartati davvero per le vivisezioni, sì vabbè. Infatti buon Rambaldi fu costretto a portare i suoi cani finti da far vedere in aula per dire toh guardate io fatti io, e addirittura così gente è arrivata a dire no non è vero, li hai ricostruiti apposta per fregarci, i cani veri invece non so, ve li siete mangiati alla fine delle riprese, no veramente, solo in Italia, ma perlomeno una parte come detto è rimasta. Vicendevolmente invece negli States va benissimo vedere cani squartati, pipistrellate, coltellate senza pari, sangue di qua e di là, budellate variegato, ma guai a far vedere troppo scene in cui c'è la Strindberg nuda che amoreggia. Ma lo fa con una donna, non sta bene! Ah già! Poi siamo bacchettoni noi italiani, ricordiamocelo. Come concludere dunque il video? Una lucertola con la pelle di donna è sicuramente un bellissimo film, molto d'avanguardia per l'epoca, con delle scene che lasciano stupefatti e bloccati non solo per l'orrore, ma anche per le idee che ci sono dietro e per come sono costruite in maniera psicopatica. Sì, è un termine che ho coniato ora, sì, è psicopricopatica, sono in grado di ripeterlo, quindi Garzanti è pregato di inserirlo nella prossima edizione. E per il resto sì, ha un po' i suoi ritmi rispetto poi anche a altre opere del Schirfulci che devono essere un po' presi così, un po' digeriti così, ma se ve lo vedete magari in compagnia
o pensando comunque di avere a che fare con un film del 71, beh, insomma, non potete che trarne giovamento. C'è poi, come sempre, un momento in cui io sarei felice di dirvi qualche cosa, ma se ve la dico vi rovino completamente tutta l'esperienza. Infatti quel genio di Fulci riesce a metà film sostanzialmente a spoilerarti tutto quanto e dicendolo all'interno di una frase che non solo spoilera, ma fa una critica grossa così a tutto il sistema, a mio avviso almeno. Però è veramente una botta totale. Alla seconda visione, quando ritornate in quel momento e sentite bene che cosa si sta dicendo, direte anche voi: ah, già, perché è vero, e c'ha ragione lui, e fa capire in un certo senso l'inutilità di tutto il film. E uno dice: ma hai appena detto che è un film bellissimo, non puoi dire che è inutile. Guardatevelo tutto, poi capirete. Dunque la faccenda finisce qua, guardatevi questo film da soli in compagnia, se riuscite ditemi per caso se esiste una versione fatta meglio di questo DVD, come detto, dove non ci sono i cani e ci sono delle scene tagliate, e soprattutto da quello che ho sentito ci sono quasi 2 minuti tagliati di scene lesbienne tra la Volkan e la Strindberg, e solo per questo DVD meriterebbe di essere gettato nella fornace. Ma tolto questo, speriamo che in futuro qualcuno, adesso c'è di nuovo un po' di moda, che ritiri fuori una versione un po' più estesa. Se io vedo un DVD con Extended Version, questo lo usiamo per giocare a Fulci Frisbee e siamo tutti molto più contenti. Su, dai, non fare così. Dai, forza, reagisci un po'. Oh, vabbè, guarda, vieni qua, va a dormire. Oh, scusatemi, ma mi spiace. Questa volta non ci sono bottiglie di J&B all'interno del film, anzi non ci sono proprio bottiglie, non ci sono pubblicità in generale per quello che ho visto. Avranno tagliato pure quelle. Si vede che il buon Lucio Fulci preferiva evitare di mescolare queste pubblicità all'interno delle sue opere. Anzi, stiamo parlando di Lucio Fulci, quindi sicuramente non si è piegato alle logiche capitalistiche dello Scotch whisky ed è andato a fare un film libero dalle pubblicità.